E salve a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mode. Signori, è arrivato il momento, come vi avevo già annunciato, della notte 1 del Triple Crown World Tournament. Torneo che, come vi avevo detto, vi rispiego brevemente, è composto da rappresentanti di 5 federazioni a giro per il mondo, cioè WWE, CMLL, Ring of Honor, AEW e New Japan Pro Wrestling, chiaramente, e avremo 2 tornei, uno maschile e uno femminile, e chi vincerà il torneo avrà il prestigiosissimo Triple Crown Championship, ragazzi, che sarà messo in palio, pensato per essere messo in palio solo in questo torneo, potrebbe però anche essere messo in palio in altre situazioni speciali. Un titolo che ha l'importanza senza dubbio di un titolo mondiale, vista tutta la preparazione che abbiamo. Come vedete, il logo in mezzo è la placca centrale della cintura, che sarà un po' il logo stilizzato del torneo. E ragazzi, iniziamo. Eddie Guerrero del Consejo Mundial de Lucha Libre contro Tetsuya Naito della WWE, qui live all'Arena Messico, perché questo torneo sarà a giro per il mondo. Avremo in particolare, sarà in Messico, Giappone e Stati Uniti. E ragazzi, le prime 2 notti saranno in Messico, ok? Dove avremo gli ottavi di entrambi i tornei e via. E ecco entra Eddie Guerrero, un vietnamino ovviamente qui all'Arena Messico, essendo l'arena più importante del Consejo Mondial de Lucha Libre, e lui ovviamente star di punta di questa federazione, nonché campione mondiale dei pesi massimi del CMLL per 2 volte. Apprezzatissimo, giusto quindi far iniziare lo show con una star del CMLL. Guardate che accoglienza qui all'Arena Messico. Ovviamente lui è campione mondiale dei pesi massimi del CMLL, perché in questo torneo io ho voluto, diciamo, tutti i campioni massimi di entrambi i tornei, sia del torneo maschile che quello femminile, che tanto vedremo un match dopo l'altro, ok? Tutti i primi turni. E in questo caso, come ho detto, ecco qui Tetsuya Naito. Quindi si inizia con un CMLL rappresentato da Eddie Guerrero contro Tetsuya Naito della WWE. Tetsuya Naito che è un 2 volte campione indiscusso WWE nella nostra Universe Mode. Dall'altra parte abbiamo Eddie Guerrero, 2 volte campione dei pesi massimi del CMLL. Quindi comunque gente che comunque sa come vincere un titolo mondiale, anche perché, ripeto, in questo torneo c'è proprio il meglio del meglio in rappresentanza di queste 5 federazioni che hanno reso possibile con la collaborazione, diciamo, la riuscita di questo torneo. Quindi ecco che arriva Tetsuya Naito con la sua tranquillità tipica del personaggio, fischiato ovviamente, anche perché è contro Eddie Guerrero, star di casa qui in Messico. Vediamolo. Allora, per il momento sono previsti 2 notti per gli ottavi, essendo ovviamente 32 partecipanti in totali, se si considera i 2 tornei maschile e femminile, entrambi in Messico. Poi avremo il turno successivo in Giappone, le semifinali in America e poi la finale ancora una volta in Giappone, nel prestigioso Tokyo Dome. Iniziamo subito ragazzi, il torneo inizia qui, primo match di questo Triple Crown World Tournament, Eddie Guerrero contro Tetsuya Naito. Vediamo quale dei 2 atleti andrà avanti. Qui abbiamo proprio la federazione chiaramente messicana, CMLL, qui nella prestigiosissima Arena Messico,
un tempio per la lucha libre. Dall'altra parte Tetsuya Naito, che rappresenta appunto la WWE, federazione probabilmente più popolare tra quelle, diciamo, degli Stati Uniti. Bell'inizio ragazzi, bell'inizio davvero, ma qui in questo torneo proprio grazie all'alto valore dei contendenti che rappresentano queste federazioni a giro per il mondo, avremo tanti match veramente spettacolari, o almeno così speriamo. Bella cornice come sempre qui all'Arena Messico, la casa del CMLL, che ha questo bell'onere di appunto ospitare il Messico, in particolare l'Arena Messico, queste 2 prime notti del torneo. Questa è la notte 1, poi avremo la notte 2 con il resto del primo turno di questo Triple Crown World Tournament. E ora, dopo questo prologo di tutto, adesso possiamo iniziare a commentare seriamente, seguendo il tutto. Eddie Guerrero che riesce a liberarsi ora da Naito. Contro Shock, davvero un bel inizio tra Naito e Eddie Guerrero. Conta, tra l'altro ovviamente vi dico che intervengo nel caso in cui, ecco guarda, facciamo subito almeno, perché nessun match deve finire per contarci fuori ragazzi, sennò davvero di che si sta parlando. Oh vai, ridiamo il controllo ai protagonisti. Prova lo schienamento Naito. Neanche uno. Beh. Ma per il momento secondo me è meglio Eddie. Usare gli occhi ora scorretto di Naito. Prova a rialzarsi Eddie con l'aiuto delle corde. Tutta l'Arena Messico è con lui. Attenzione. Il Tres Amigos, i 3 suplex consecutivi tipici di Eddie Guerrero fuori dal ring, dove fanno più male. Devastante davvero prendersi 3 suplex così in serie. Ora attenzione, la presa di El Paso, ma Naito evita. Cucina dentro il ring. Attenzione Naito, corkscrew splash. 1, 2, Eddie dice no. In difficoltà adesso il campione dei pesi massimi del CMLL, Eddie Guerrero. Alla lunga la distanza tra i due si sta assottigliando. Inizio positivo di Eddie Guerrero, molto più di Naito però. Attenzione qui.
Eccolo Naito, gran classe di Mister Tranquilo. Lui che seppur giapponese ha delle connessioni con il Messico. Vediamolo, capo della New Japan, nella stable dell'Os Ingovernables di Giappone. Questi giapponesi, anche lo stile è un po' di Naito, Mister Tranquilo per l'appunto. Di cartoni, nessuno dei due vuole dare la soddisfazione all'altro, ma questo European Uppercut potrebbe chiudere il match. No, esiste ancora Naito. Attenzione, Naito, una culla improvvisa, sorprende Eddie. 1, 2, 3. Incredibile, incredibile. Tetsuya Naito sconfigge Eddie Guerrero e passa il turno, signori, con una culla improvvisa in un momento assolutamente positivo di Eddie Guerrero. È stato fregato il campione mondiale dei pesi massimi del CMLL. Passa Tetsuya Naito della WWE, quindi prima soddisfazione per la World Wrestling Entertainment. E allora Naito passa il turno. Andiamo ora al prossimo incontro, signori, secondo match di questo Triple Crown World Tournament. Mayu Iwatani della New Japan Pro Wrestling, che se vi ricordate l'abbiamo vista. Vediamo un po', l'abbiamo vista nel primo Wrestle Dynasty, non il secondo, il primo, il pay per view a 5 federazioni che se non avete visto vi consiglio di andare a recuperare, lo trovate trovate quello della prima stagione nel Best of 2024-2025, playlist del mio canale. Quello della seconda stagione lo trovate in questa stagione qui, la 2025-2026, playlist ovviamente diversa. Due grandi pay per view a 5 federazioni anche lì. E Mayu Iwatani rappresentando la New Japan Pro Wrestling contro Billy Starks della Ring of Honor. Tre sono le federazioni statunitensi che partecipano a questo torneo, Ring of Honor, EW e WWE. Poi abbiamo la New Japan Pro Wrestling giapponese e il CMLL messicano. Ecco qui, iniziamo ancora con gli ingressi. Ecco, Mayu Iwatani, the icon of Stardom. Una delle migliori pro wrestler giapponesi al mondo, non c'è dubbio, Mayu Iwatani. Ecco che avanza verso il ring. Dall'altra parte avremo una Billy Stark che avrà una grandissima responsabilità rappresentando la Ring of Honor. Ha avuto il good luck da parte della sua amica Tina. Vedremo un po' cosa succederà qui. E ecco anche Billy Starks, ragazzi. Che entra per questo match New Japan contro Ring of Honor. Fischiata Billy Starks, non molto, ha apprezzato molto di più Mayu Iwatani, c'è da dire. Questa non la ferma, la giovane Billy Starks sa che, appunto, come ho detto prima, avrà una grande responsabilità.
Sono pronte le due, siamo pronti noi. Questo è il primo match del torneo femminile del Triple Crown World Tournament. Come ho detto prima, avremo un match maschile e uno femminile per avanti il torneo. Poi in realtà nel giorno 1 avremo un match maschile in più, nel giorno 2 avremo un match femminile in più. Attenzione Mayu. Oh, beh, è stato molto bene, direi. La nipponica se ne può volare, grande abilità le sue, infatti lo colpisce Billie Starkz. Sedici donne e 16 uomini che ci daranno battaglia al massimo per ottenere e diventare i primi Triple Crown Champion, ragazzi. Titolo che ha assolutamente l'importanza di, senza dubbio, un titolo mondiale, con il prestigio di essere un titolo da torneo, anche se, come ho detto, in situazioni particolari potrebbe essere messo in palio in grandi palcoscenici. Però attenzione qui, Billie Starkz prova ora a rimettere in carreggiata perché l'inizio non è stato attenzione Mayu. Uno, solo uno. Attenzione Mayu, è entrata proprio in modalità on fire. Oh, dovrebbe essere già un colpo da KO questo. 1, 2. Oh, no, l'arbitro non ha visto Billie Starkz che toccava la corda. Questo era uno schienamento che doveva essere interrotto. Errorissima dell'arbitro, ma Mayu vince senza appello contro Billie Starkz. Gran peccato, perché come ho detto c'è stata questa svista dell'arbitro che ha favorito Mayu. Billie aveva toccato assolutamente con la corda la mano e come per regolamento sappiamo che deve essere interrotto. Tuttavia avanza la New Japan, sorriso per la federazione giapponese, un po' meno per la Ring of Honor. Tuttavia adesso altro match con un rappresentante della Ring of Honor, ovvero Kyle Fletcher, il campione in questo caso della Ring of Honor, perché come abbiamo detto ho voluto tutti i campioni mondiali delle federazioni di rappresentanza, contro Kota Ibushi della New Japan Pro Wrestling. Quindi abbiamo un altro New Japan contro Ring of Honor, signori. Un Kyle Fletcher che, come alcuni wrestler di questo torneo, hanno una situazione un po' particolare, perché rappresentano, in questo caso Kyle Fletcher rappresenta la Ring of Honor perché ne è il campione, ma in realtà è un wrestler sotto contratto con le W. Anzi, chi sta seguendo le storie e le narrative della mia Universe Mode in questo momento al di fuori del torneo sa che è in una bella rivalità contro MJF e Kenny Omega. È un match che sarà per il titolo mondiale delle W, proprio a Grand Slam Australia, prossimo evento della All Elite Wrestling. Comunque bando alle ciance e andiamo avanti, signori. Una delle regole del torneo è che non si può essere accompagnati da nessuno, e quindi in questo caso Kyle Fletcher non avrà l'aiuto né di Konosuke Takeshita né di Don Callis, lui che ovviamente è un membro della Don Callis Family. E eccolo qui, ragazzi, la protostar Kyle Fletcher, il campione della Ring of Honor, signori. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring
representing the family from Sydney, Australia, weighing in at 205 pounds, the Ring of Honor champion, Kyle Fletcher. E eccolo qui, Kyle Fletcher, ragazzi, un percorso veramente incredibile in All Elite Wrestling per lui, tanto che è arrivato appunto a vincere non solo i titoli di coppia, il titolo TNT e quello della Ring of Honor, ma adesso è proprio affacciato sul titolo mondiale. Ovviamente aggiungo anche, riguardo alle giornate del torneo, allora ci saranno sempre 8 match in tutte le notti del torneo. Poi quando ovviamente non sarà più possibile fare 8 match di torneo, si riempiranno gli altri match che mancano con match titolati per rendere il tutto ancora più intrigante. Non c'entreranno nulla col torneo, però uno se li guarda visto che sono titolati tra personaggi possibilmente fanno parte del torneo, magari che sono usciti fuori, ok? E eccolo qui, Kota Ibushi. È proprio lui, ragazzi, la golden star della New Japan Pro Wrestling, Kota Ibushi. Anche lui, se vi ricordate, l'avevamo visto solo in occasione del primo Wrestle Dynasty che avevamo trasmesso, come Mayu Iwatani, tra l'altro, sì. Non è stato presente negli altri pay-per-view, negli altri eventi speciali in collaborazione tra New Japan, EW, CMLL e tutto il resto. Tuttavia, eccolo qui, Kota Ibushi, uno dei migliori in assoluto. Un ex campione mondiale dei pesi massimi della New Japan Pro Wrestling. Match assolutamente inedito, signori. Infatti abbiamo già visto 3 match assolutamente inediti nella nostra Universe Mode. È anche il bello di questo torneo, vedere proprio faccia a faccia interbrand tra federazioni, proprio per vedere match che non potremo vedere in altre maniere. Iniziato subito bene Kota Ibushi, devo dire. Grande carattere la sua e grande velocità. E invece però qui evita. Attenzione. Suplex. L'ha tenuto su parecchio Kyle Fletcher, la protostar. Spinebuster. Infierisce sulla gamba di Kota Ibushi per limitarne la mobilità, una delle armi tipiche del giapponese. Rob break, ha toccato le corde Ibushi. Scusate, Fletcher volevo dire. Attacca ancora Ibushi. Evita, non si sa bene come il primo colpo, il secondo con classe. Irish Whip. La sbattuta, prova lo schieramento Fletcher. Uno solo. Che mossa di Ibushi. Come ho detto prima, grandi doti atletiche le sue. Attenzione. Ancora infierisce sulla schiena in modo molto solido e poi che mossa. Attenzione, schieramento improvviso. Uno. Spallata di Fletcher. Tra l'altro, per pure casualità abbiamo visto 3 wrestler giapponesi in questi primi 3 match. Ora, 2 rappresentavano la New Japan, 1 rappresentava la WWE, però curiosità, da parte della New Japan ha una buona rappresentanza in questo torneo. Uno in più della WWE, per esempio.
rotola Kota Ibushi fuori dal ring. Fletcher è entrato in controllo di questo incontro, c'è da dire. A un certo punto ha provato come controattaccare e Ibushi è in difficoltà, però attenzione, ora prova a ribaltare Ibushi. La Golden Star, Irish Whip. Si vanta Ibushi, ma non so se è il momento giusto. Prende infatti questo cartone. Ingiuria per lui perché ha perso il tempo buono per poter risalire sul ring e portare un'offensiva alla Protostar. Attenzione, serie di gomitate per liberarsi. Attenzione Ibushi. Oh. 1, 2. Fletcher all'ultimo 2,99 dopo una mossa veramente sensazionale di Bush. Attenzione, pronta a volare. Mamma mia, che roba, che volo di Kota. Attenzione, Fletcher ha provato a dare il calcio ma l'ha bloccato e mamma mia, classe di Bushi, difficoltà serie ora per la Protostar, per il campione della Ring of Honor Kyle Fletcher. Sono i German Suplex fuori dal ring. L'arbitro intanto continua a contare e intima i due atleti di rientrare sul ring quanto prima. Bushi ribalta. Attenzione. Serie di calcioni, pugni. Olympic Slam di Bushi. È stato lento qui Fletcher. Lanciato fuori dal ring ai Bushi. Prendere un po' di fiato Fletcher. Si rialza in piedi Bushi. Attenzione, body slam. Tombstone, pile driver. 1, 2. Ragazzi, gran match davvero tra Fletcher e Bushi. Bella roba. Attenzione Bushi. Attenzione. Questo è un colpo strong style a bestia da KO. 1, 2, 3. Kyle Fletcher perde, vince Kota Ibushi che avanza al turno successivo, ragazzi. Per il momento grandi soddisfazioni per la New Japan Pro Wrestling che è riuscita a piazzare due atleti al turno successivo, Mayu Iwatani per il torneo femminile e Kota Ibushi per quello maschile. Per la Ring of Honor invece ci sono state subito due uscite, Billy Starks e il campione della Ring of Honor Kyle Fletcher. Per l'appunto rimangano Samoa Joe per la Ring of Honor e Julia Hart la campionessa, che però Julia Hart la vedremo nella prossima notte, nella notte 2. Samoa Joe invece lo vedremo impegnato oggi. Per pura casualità la Ring of Honor ha avuto 3 match, anche se oggi. Andiamo al prossimo però, AEW contro WWE. Giulia contro Ronda Rousey, ragazzi. Ronda Rousey tra l'altro è l'attuale campionessa degli Stati Uniti WWE, titolo secondario della federazione, sicuramente era da mettere in questo torneo. Una Ronda Rousey che però ha anche un passato da ex AEW, se vi ricordate la nostra prima stagione. Comunque parliamo di due elementi che veramente hanno un palmarès incredibile. Giulia, ex campionessa mondiale AEW, ex campionessa AEW TBS. Ronda Rousey, 2 volte campionessa TBS.
una volta campionessa mondiale W e attuale campionessa degli Stati Uniti WWE, quindi comunque insomma una grande classe. Questo fu uno dei match più attesi della nostra prima edizione di AEW Link, se vi ricordate, Giulia contro Ronda Rousey. Oggi si raffrontano di nuovo qui in Messico. Furono due match tra di loro. Il primo All-In che finì in maniera veramente sfortunata per conteggio fuori, con Giulia che vinse per conteggio fuori, ma proprio purtroppo è stato un errore anche mio che non sono riuscito a vedere in tempo. E Ronda Rousey ha perso il match ma ha mantenuto il titolo, quindi c'era stato bisogno di fare il rematch subito nella puntata di Dynamite e lì Giulia stavolta riuscì a vincere in maniera regolare e si laureò campionessa. Peccato per lei perché sarebbe molto più emozionante a All-In, però d'altra parte è andata così. Ora Giulia, la Beautiful Madness della AEW, ha fatto il suo ingresso e ora è il momento dell'avversaria Ronda Rousey della WWE. Eccola qui, la campionessa degli Stati Uniti. From Venice Beach, California, the WWE Women's United States Champion, the baddest woman on the planet, Ronda Rousey. Fischiata la baddest woman on the planet Ronda Rousey, che però mostra a tutti con orgoglio chi è la campionessa degli Stati Uniti WWE, che sta facendo un regno veramente dominante. Grazie appunto alla dominanza aveva avuto anche una possibilità di diventare campionessa mondiale contro Rhea Ripley a WWE Survivor Series. Se non avete visto vi consiglio di andare a recuperare anche questo in questa stagione, ma non è andata bene per Ronda Rousey. Tuttavia inizia l'incontro, Giulia carichissima, Ronda Rousey pure. Andiamo con questo quarto match di questo Triple Crown World Tournament. In questo caso abbiamo AEW rappresentata da Giulia, WWE rappresentata da Ronda Rousey. Allora, Giulia che è in aperta rivalità in AEW contro Becky Lynch. Una Becky Lynch che tra l'altro parteciperà al torneo, in cui lei avrà una situazione particolare come Kyle Fletcher e altri wrestler che rappresentano la federazione perché sono campioni, però di fatto sono wrestler sotto contratto con un'altra compagnia. Becky Lynch rappresenta la New Japan Pro Wrestling perché ha vinto il titolo e WWE sto sconfiggendo la campionessa della New Japan Maika, però è sotto contratto con l'Elite Wrestling, come sapete bene se seguite la AEW nella mia Universe Mod. Inizio veramente bello per Ronda Rousey e Giulia. Serie di colpi di Giulia. Sbattere la testa. Ronda Rousey al paletto. Ginocchiata bella stiffona. Ronda però si stava quasi rialzando. 1, 2 Questo è per inerzia, perché comunque è stato a terra fino al conto di 2. Punto di difficoltà ora per la campionessa degli Stati Uniti WWE.
Oh, e vince Giulia, lo scambio di pugni e poi Northern Light Bomb a segno. Prova lo schieramento ora Giulia. 1, 2, no. Ronda dice no. A vuoto qui Giulia, però a un certo punto è entrata in palla, ha schiacciato il piede sull'acceleratore la italo-giapponese Giulia. Attenzione, Northern Light Bomb fuori dal ring, cioè è devastante ragazzi, non sapete, tutti i colpi fuori dal ring accentuano. Ma Giulia la vuole proprio distruggere ragazzi, mai vista una ronda in una fase così, subisce così tanto, neanche nel match contro Rhea Ripley a Survivor Series. Siamo a 7. Oh, braccio teso di Ronda. C'è una serie di pugni tipici background del background nelle arti marziali miste di Ronda Rousey. Giulia sgambetta e prova lo schienamento, attenzione, 1, 2, 3, così Giulia vince e passa il turno. Sorride della All Elite Wrestling che elimina Ronda Rousey della WWE. Al momento quindi abbiamo Naito della WWE che è passato, Mayu Iwatani della New Japan che è passata, Kota Ibushi della New Japan che è passato e Giulia delle W che è passata, sconfiggendo Ronda Rousey ragazzi. La vittoria per lei, una streak decisamente positiva contro Ronda ragazzi, e non è semplice visto le prestazioni da schiacciasassi che abbiamo visto fare tante volte nel nostro Universe Mode, però così è andato. Andiamo ora al prossimo incontro signori. AEW contro New Japan Pro Wrestling. MJF, il campione mondiale delle W, contro Yota Tsuji signori, in un match tutto da godere. Però io ora vado in bagno raga, perché non sapete io faccio tutto in live e quindi vado in bagno, vado a bere, torno subito. Intanto vi lascio con gli ingressi di MJF e di Yota Tsuji rappresentando l'AEW e la New Japan Pro Wrestling. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from Long Island, New York, weighing in at 228 pounds, the All-Star World Champion, MJF.
And his opponent from Yokohama, Japan, weighing in at 227 pounds, York A. Tsuji. E eccoci qui ragazzi, sono tornato anche con l'ingresso di Yota Tsuji, ci siamo. Prima c'è stato l'ingresso del campione mondiale dell'Elite Wrestling MJF, ricordiamo andrà a difendere il titolo contro Kyle Fletcher e Kenny Omega, il main event di Grand Slam Australia. Nel frattempo Yota Tsuji, carichissimo anche lui, il maestro della Jane Blast. L'ultima volta che l'abbiamo visto, Ring of Honor Final Battle, dove c'era stato quel 3-way match per il titolo dei pesi massimi della New Japan Pro Wrestling con Jon Moxley, che tra l'altro era in quel momento sia campione dell'EW mondiale sia della New Japan, e The Great Muta Keiichi Muto. Tra l'altro vedremo in azione nel main event più tardi contro The American Nightmare Cody Rhodes in un New Japan contro WWE per concludere la notte 1. Comunque non è riuscito a pazzare la cintura, però Keiichi Muto aveva vinto quel match e ha riportato il titolo dei pesi massimi della New Japan in Giappone a casa sua. Che botta ragazzi! Allora, siamo a 7, devo prendere il controllo di Tsuji perché di sicuro non lo faccio finire per conto c'è fuori, anzi piuttosto mi lancio. Boom! Con questo moonsault. Vai, piuttosto, sì, fa ripartire il conteggio. Visto che c'ero che poi non ti lanci, dai! Comunque, Tsuji è iniziato davvero in modalità bestiale contro MJF, cioè perché questo torneo per il momento c'è da dire che i campioni mondiali non è che per il momento gli sta andando bene, perché sono usciti il campione mondiale del CMLL, ricordiamolo, Eddie Guerrero nel primo match contro Tetsuya Naito della WWE e poi Kyle Fletcher della Ring of Honor contro Kota Ibushi, che è il campione della Ring of Honor. Insomma, nel momento i campioni mondiali non è che mi sta andando troppo bene. Qui ancora siamo a 6, ma guarda, questa volta interrompo tutto raga e le faccio ritornare sui ring perché non ne posso più. Di questo io che devo sempre poi prendere il controllo e ributtarli sui ring, perché il conteggio fuori non lo tollero. Attacca MJF qui. Che spear! Molto simile alla Jane Blast di Yota Tsuji. Dice no, Tsuji. Non è iniziato molto bene questo match MJF. Assolutamente recuperare come lui sa fare. Attenzione, ecco la presa su commissione tipica di MJF, la unbar micidiale con la quale ha concluso tanti incontri. Difficoltà Tsuji qui, ma riesce a liberarsi in qualche modo. Fino a MJF a indebolire le braccia di Tsuji. Intelligente Max Jacob Friedman, lo scopriamo certo oggi. Evita qui in qualche maniera back suplex.
alza le gambe MJF, Yota Tsuji impatta contro le ginocchia. Boom! Impatto devastante. Ora nel corso del tempo è stato messo molto in difficoltà. Tutto che adesso MJF ha raggiunto e anzi sta superando la velocità del Tsuji. Il vantaggio più che altro. Dita negli occhi. Il colpo basso. Scorrettezza massima di MJF. Scorrettezza massima. E poi l'armbar tipica. Attenzione qui. Road break. Riesce a toccare le corde Tsuji. Ma MJF ce n'è ancora. Attenzione. Attenzione, momenti palpitanti. Lo chiude ancora. Questa volta lontano dalle corde Tsuji. E cede Yota Tsuji, vince MJF, vince l'AEW sulla New Japan Pro Wrestling qui. Davvero un bel match tra i due. Yota Tsuji aveva iniziato veramente bene, poi MJF piano piano premuto il piede sull'acceleratore, ha raggiunto l'apertura avversaria e poi l'ha nettamente staccata. Vince il campione mondiale dell'AEW. Fuori il primo wrestler della New Japan Pro Wrestling. E ora andiamo al prossimo incontro, ragazzi. AEW contro CMLL. Anche qui situazione molto simile a Giulia Ronda Rousey. Infatti Stephanie McMahon è un ex AEW e poi è tornata da veramente poco tempo. Insieme a lei è ritornata nella federazione messicana ed è stata scelta come rappresentante. Dall'altra parte abbiamo Timeless Toni Storm, che è la campionessa mondiale della All Elite Wrestling, colei che ha trionfato nel 5-way match a eliminazione di All In, che comprendeva anche Jamie Hayter, Mariah May, Giulia e appunto la campionessa Liv Morgan, questa dell'epoca. E ora, ragazzi, vediamo un po'. Chissà che l'AEW non potrebbe essere la prima federazione che riesce a portare 3 wrestler avanti, sia ovviamente nel torneo maschile che quello femminile. Per il momento devo dire che abbiamo New Japan e AEW alla pari, però c'è da dire che New Japan ha avuto anche un match in più. Ora, non che queste cose contino, però facciamo un po' di statistica, perché alla fine comunque arriva solo uno in fondo e giustamente vince lui, vince il torneo e il prestigioso Triple Crown Championship, ovviamente sia nella versione maschile che in quella femminile. Ma ecco che diventa tutto bianco e nero, e può significare solo una cosa, direttamente dagli anni 50: Timeless Toni Storm, la campionessa mondiale della All Elite Wrestling. La Timeless Toni Storm che è rivalità attualmente contro Saya Kamitani, contro la quale difenderà la cintura a AEW Grand Slam Australia. From Auckland, New Zealand, the All-Star Women's World Champion, Toni Storm. Una Saya Kamitani che vedremo nella notte 2 del torneo, sempre qui all'Arena Messico, contro Maika in un AEW contro New Japan. Vedremo in presentazione Liv Morgan, che abbiamo appunto, come abbiamo parlato prima. Questa è tutta roba per la notte 2, concentriamoci sulla notte 1 che per ora ci ha regalato grandi match e io sinceramente non avevo dubbi vista il valore degli atleti, anche se macchiato un po', ricordiamo, da quel Mayu Iwatani Billy Starks, che era un match che doveva continuare perché Billy Starks aveva toccato le corde ma l'arbitro non ha visto
nonostante era in una posizione davvero ottima per vederlo, a dire la verità, non ha visto e è andato diritto il conteggio 1, 2, 3 e Mayu Iwatani è passata. Certo, probabilmente avrebbe vinto comunque, però eccola qui, ragazzi, amatissima veramente Stephanie McCare, qui tornata, come abbiamo detto prima, dalla AEW al CMLL, la cilena, la primera nel periodo in AEW è riuscita a vincere il titolo TBS, ricordiamolo, e anche il titolo di campionessa della Ring of Honor. Adesso è tornata qua, lei che è sempre stata di casa all'Arena Messico, a parte nel periodo in cui è andata in AEW, conosce bene Toni Storm perché l'ha affrontata ben più di una volta in Elite Wrestling, anche se non ha mai avuto una rivalità diretta con lei. Quindi, ragazzi, AEW contro CMLL. Abbiamo, per caso, è stata una casualità il fatto che sono stati 3 match consecutivi con wrestler AEW, sì. Però vedremo un po', ragazzi, vedremo un po'. Toni Storm contro Stephanie McCare, signori. AEW contro CMLL. Carica Toni, la campionessa mondiale delle AEW, carica Stephanie McCare, la cilena. Siamo pronti per questo match. Inizia subito bene Stephanie McCare con le sue qualità estremamente luce libere. Grosse difficoltà per Stephanie McCare, ma riesce in qualche modo a liberarsi con una certa classe, anche se per dire. Evita qui però molto, cioè molto, non saprei dire, ma non mi convince la scelta di offensiva di Stephanie, a vuoto anche qui, imprecisa decisamente, ecco, questo è il termine giusto, direi. Sono Toni Storm, l'australiana Toni Storm, tra l'altro unica donna che in AEW, in Australian Wrestling, che è riuscita a vincere il titolo mondiale per 2 volte, che non è grande numero come record, però effettivamente è stata proprio una cosa casuale, davvero. Ma fino a Toni Storm, quindi fino a All-In, all'ultimo pay-per-view tra l'altro ancora dell'AEW, in questo momento che c'è il video, che sto facendo il video, il titolo è sempre passato di mano in mano senza mai ripetersi, tranne nell'ultimo match. C'era un'altissima probabilità, visto che le partecipanti erano tutte titolate, però anche quando sono stati single match, insomma. Qui Stephanie McCare ha messo a segno una micidiale DDT fuori dal ring, che Toni l'ha sentita di sicuro. Tuttavia secondo me ha un'offensiva molto, come potrei dire, molto scomposta la McCare, a parer mio. La cilena, e ancora una volta sono proprio le imprecisioni, sbaglia i tempi, e questo proprio quello che sta penalizzando per il momento la primera Stephanie McCare. Attenzione ancora, Irish Whip, testata. Crossline, finisce fuori dal ring Stephanie. Attenzione Toni, vuol volare la diva degli anni 50, ma Stephanie la colpisce con questo cartone in pieno volto e non gli dà il tempo. Poi altra acrobazia della McCare.
prova lo schieramento per la prima volta, 1, niente. Beh, dovrà fare molto di più. Ancora continua a inserire. Oh, attenzione qui Stephanie. Micidiale backbreaker. 1, 2. Tony dice no. Si dispera la rappresentante del CMLL, Stephanie Vaquer. vuole vincere, perché se perdono al momento, diciamo, i wrestler tra virgolette di casa, parlando delle federazioni e non della nazionalità del CMLL, proprio qui in Messico, insomma, non stanno a fare una ottima figura, perché fattore casa al momento. Vediamo come finisce il match. Sembra non sta influendo più di tanto. Tony Storm vola. Oh ragazzi, una frog splash da dentro, verso fuori del ring. Qui proprio Stephanie Vaquer è stata spappolata. Fino a inserire Tony Storm. Stephanie, ginocchiata in piena testa. Irish Whip contro i gradoni d'acciaio. Leg drop anche. Momento di difficoltà per Tony. Azione, prova a sottometterla. Ricordiamo fuori dal ring non conta, ma sono danni possibili. E ora io, perché so già come va a finire tanto tra queste due, entro subito sul ring. Do il tempo a Stephanie di entrare. Vai. Rientrano sui ring le due. Attenzione, il comeback di Tony Storm. Oh, Clothesline. Oh, a vuoto qui. Attenzione Tony. Mamma mia che classe. 1, 2. Oh, Stephanie dice no, c'è ancora la cilena. Però non ce la fa più a rimettersi in piedi. No, dice no al tentativo di Stone Zero. Attenzione, sale. Oh, è pronto a volare. No, era troppo lontana evidentemente. Ma evita Tony. Prova lo schieramento, ma il rope break, sì. Sì, piede sulle corde a vuoto. Oh, calcione. Attenzione, prova la ankle lock. Prova a sottomettere la Vaquer. Cede Stephanie Vaquer. Vince Tony Storm. L'AEW sconfigge il CMLL in questo match. E l'AEW è la prima federazione a piazzare 3 wrestler in 2 tornei diversi, quello maschile e quello femminile, però 3 wrestler, tutti al prossimo turno, signori. Il CMLL invece per il momento, proprio come la Ring of Honor, è a secco. È proprio a secco. Anche se il prossimo match porterà in vantaggio una delle due federazioni, almeno in questo ipotetico conteggio, perché avremo Samoa Joe della Ring of Honor contro Issy Zero del CMLL, ragazzi. Abbiamo visto, se vi ricordate, Samoa Joe in azione al Ring of Honor Final Battle, la prima volta che abbiamo visto nella nostra Universe Mode, andare ad affrontare Kyle Fletcher per il titolo del Ring of Honor, però al termine di un bel match davvero non è riuscito a prevalere sulla Protostar
Dall'altra parte Esisero era un po' che non lo vedevamo, però l'avevamo già vista anche lui nei vari eventi pro interbrand, tipo Wrestle Dynasty. Mi pare fece un match contro Will Ospreay. E insomma, vabbè, comunque, a parte questo, vedremo un po' chi smetterà di rimanere a secco tra Ring of Honor e CMLL. Ricordiamo che CMLL ha perso Eddie Guerrero e Stephanie Vaquer. La Ring of Honor ha perso Billy Starks e Kyle Fletcher, entrambi quindi comunque a 0 per l'orgoglio del Messico. E si sarà una grossa responsabilità almeno in questa notte 1, perché comunque ci saranno ovviamente wrestler del CMLL e della Ring of Honor anche la notte 2, però almeno per questa notte 1 vedremo un po'. E eccolo qui, la Samoan Submission Machine, Samoa Joe, rappresentando la Ring of Honor. 282 pounds, the Samoan Joe! Fischiato Samoa Joe. Samoa Joe guarda con il suo classico stile, non gliene frega proprio nulla effettivamente. Come gli sta male questo... è tipico di Giova questo asciugamano sta malissimo, veramente malissimo Samoa Joe. A livello grafico, purtroppo, però. Samoa Joe comunque è pronto, la Samoan Submission Machine. And his opponent, from Monterrey, Mexico, weighing in at 208 pounds, Heath Shin-Zero! E ecco qui Esisero, lo stregone del CMLL. Che scompare con i suoi trucchi magici. E poi riappare proprio lui. Esisero, grande responsabilità da parte sua ma anche di Samoa Joe di, almeno per questo primo turno, non lasciare a secco CMLL e Ring of Honor. Un po' più carico il pubblico rispetto a Esisero, che comunque è un rudo, ovvero è un heel, è un cattivo nel CMLL, ma per motivi di rappresentanza, essendo qui in Messico. Dobbiamo iniziare però, ragazzi. Samoa Joe contro Esisero, Ring of Honor contro CMLL. Inizia bene il rappresentante del Consejo Mundial de Lucha Libre. Attenzione Esisero. Oh. 1, 2, 1. Esce Joe. Subisce la Samoan Submission Machine. Non riesce proprio a reagire, Samoa Joe, attenzione, si alza a piedi all'improvviso.
ma Cicero ha ancora l'ultima parola. Inizio davvero non buono per lui, ma attenzione qui. Continua a essere serio. Attenzione. Prova lo schieramento. Oh no. Serie di pugni ora di Joe su Cicero. Attenzione Joe. Atomic drop. E Big Boot, bella combinazione, attenzione qui. Si è risvegliato Samoa Joe, sembrerebbe. Ora però è tornato a subire l'iniziativa del messicano e Cicero. Uno. No. Attenzione Cicero. Missi drop kick ragazzi. Ma Samoa Joe. Se lo carica Joe e lo scaraventa. Prova lo schieramento. Uno, solo uno. Attenzione. Si sente Cicero. Braccio teso. Cicero. Sanguina anche Joe. Che calcione gli è arrivato addosso. Mamma mia.
Attenzione Joe. Lo schianta. 1, 2 e Cicero 2,99 direi. Attenzione Joe, lo carica e lo schianta contro il turnbuckle. E poi ancora Joe. Che bomba. Calcioni. 1, 2. No. Poi Cicero resiste. Bello scontro tra Ring of Honor e CMLL. Attenzione, si rialza Cicero. Non so se dire no selling pure oppure no, però. Attenzione. E Cicero. 1, 2 e giù all'ultimo ancora resiste. Che match ragazzi. Attenzione Cicero. Attenzione, potrebbe chiudere l'incontro ancora una volta, ma questa volta Joe. Oh, cochina clutch. Cochina clutch, l'ha chiuso, la mossa di sottomissione tipica di Joe. E cede che Cicero. Samoa Joe passa il turno, vince la Ring of Honor, CMLL ancora a secco. Bella questa qui, Samoa Joe che ha evitato il letale moonsault finale di Cicero e poi appena si è rialzato l'ha chiuso in una cochina clutch, non ha potuto niente il luchador messicano e ha ceduto. Vince quindi Samoa Joe, che avanza il turno per la Ring of Honor. E ora ragazzi manca solo un incontro, manca il main event di questa notte 1 del Triple Crown World Tournament, questo grande torneo tra i migliori atleti di WWE, AEW, New Japan, CMLL e Ring of Honor. E ci becchiamo. Tra l'altro ora abbiamo sto video. Il prossimo video non sarà la prossima settimana di programmazione normale, quindi con Dynamite, Raw, SmackDown, ma sarà proprio la notte 2 del torneo, perché possiamo fare la notte 2 del torneo. La facciamo nel fine settimana di quello slot, ok? E quindi abbiamo 2 notti nella solita settimana. Quindi i prossimi, questo è la notte 1, prossimo episodio abbiamo la notte 2 con altri grandi match, ovviamente tra gli ultimi match che ci mancano del primo turno. Ho visto che abbiamo avuto un match maschile in più in questa notte. Nella notte 2 avremo un match femminile in più e poi avremo la notte 3 in Giappone per goderci i quarti di finale di questo Triple Crown World Tournament. Ma ecco l'ingresso, signori, di The American Nightmare, il campione mondiale indiscusso WWE. Questo WWE contro New Japan Pro Wrestling. Eccolo qua, The American Nightmare. 2 volte, tra l'altro, campione indiscusso WWE. Grandissimo risultato, considerato che è arrivato WWE in questa stagione. Primo wrestler attualmente a aver vinto il titolo mondiale dell'AEW e della WWE nella Universe Mode. E allora andiamo ragazzi, eccolo qui Cody Rhodes. The following champion versus champion contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from Atlanta, Georgia, weighing in at 220 pounds,
the undisputed WWE Universal Champion, the American Nightmare, Cody Rhodes. Ha accolto molto bene di American Nightmare. Questo match è il main event perché è l'unico match del primo turno, ok, di questo torneo, almeno in questa notte 1, ad avere un campione mondiale contro il campione mondiale, perché è campione indiscusso WWE Cody Rhodes, campione dei pesi massimi New Japan Pro Wrestling. Il suo avversario, ovvero The Great Muta Keiji Muto, che noi abbiamo già visto sia a Wrestle Dynasty che a Ring of Honor Final Battle. Wrestle Dynasty, un Iron Man match incredibile da 20 minuti con Jon Moxley, che ha perso, dove perse proprio quella cintura che ora ha la vita, titolo che ha riconquistato in un 3-way match a Final Battle contro Moxley, appunto, e Yota Tsuji. E eccolo qui, ragazzi, The Great Muta Keiji Muto, sempre molto bello esteticamente durante il suo ingresso, il campione dei pesi massimi della Japan Pro Wrestling, 2 volte campione, colui che ha messo fine al regno di Jon Moxley dopo che l'aveva perso proprio da lui. E ora, ragazzi, siamo pronti per Cody Rhodes contro Great Muta. Campione indiscusso WWE contro campione dei pesi massimi della New Japan Pro Wrestling, signori. A vuoto qui Muta. Lascia leg sweep. Vedremo quale dei 2 campioni mondiali delle 2 federazioni, WWE e New Japan Pro Wrestling, avrà la meglio questo main event, perché ultimo match che andremo a trasmettere della Triple Crown World Tournament, almeno oggi. Continua a colpire Cody Rhodes, ragazzi. In quel momento ha un gran vantaggio su The Great Muta, devo dire. Testata. E poi attenzione, la Crossroads a segno. Ma Great Muta, oh, si stava rialzando. 1, 2. Mamma mia. Comunque questo match non è da tanto sta durando, ma
cioè almeno Cody Rhodes è andato proprio col piede sull'acceleratore, ma a bestia proprio, cioè ha fatto una quantità di danni impressionante, veramente. Azione muta, lo carica sulle spalle. Attenzione, toglie il cuscinetto protettivo muta. Secondo me è in mente una ruberia, qualcosa del genere. Oh, a vuoto qui però. Attenzione, ecco, l'arbitro si distrae, va a rimettere a posto il cuscinetto protettivo. Brainbuster. Non l'avevo mai visto così grossa difficoltà Great Muta. Attenzione però. A vuoto. Ho provato 2 volte per la mossa, ma è andato 2 volte a vuoto. Attenzione Muta. Potrebbe rischiare di subire un secondo crossroads. Lo prende. Sì. È finita ragazzi, è finita. E 3. Cody Rhodes sconfigge The Great Muta, vince la WWE. Il campione universale WWE si dimostra più forte, il campione dei pesi massimi della New Japan Pro Wrestling. Cody Rhodes. E vince Cody Rhodes di American Nightmare dalla gioia del pubblico. E andiamo a chiudere così questa notte 1 di questo Triple Crown World Tournament. Io spero che vi sia piaciuto questa prima parte del primo turno. Fatemi sapere nei commenti se vi piace il mio contenuto, mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo a un prossimo appuntamento con la nostra Universe Mode e la nostra Triple Crown Tournament. Un saluto ragazzi.